Buongiorno a tutti, benvenuti. Io sono il senatore Antonio Trevisi, per me è un onore avere degli ospiti così autorevoli e comunque poter trattare un argomento così interessante al Senato. Ringrazio chi me l'ha proposto, l'amico Marcello Merlino, che conosco da tempo perché è un po' di anni che sto seguendo anch'io la Paolonia come albero per catturare e stoccare CO2, ma anche usarlo in modo intelligente, perché l'edilizia fatta di legno significa stoccare CO2 per centinaia d'anni, quindi se abbiamo un albero capace di crescere in pochi anni e poi riuscire a darci un materiale diciamo ecocompatibile è sicuramente qualcosa di intelligente e di buono per l'ambiente, nonché per il comfort delle nostre case. Io non posso rubare troppo tempo perché gli ospiti sono tanti, quindi do solo un ordine dei lavori, cercate di restare entro i 7-8 minuti a testa. Allora vi ringrazio e buon lavoro. Buongiorno a tutti, ringrazio il senatore Antonio Trevisi, un amico prezioso con cui collaboriamo già da diverso tempo e che ci supporta. Ringrazio la Presidente Piera Levi Montalcini che ci ha scelti e ne siamo onorati di poter collaborare a questo grandioso progetto. Allora, adesso immagino che avrete un po' di curiosità riguardo quest'albero che, come vedete, è un po' al centro dell'attenzione. È l'albero, come è stato detto, che assorbe più CO2. Come fa ad assorbire questo CO2? Già sin dall'inizio inizia a sviluppare delle grandissime foglie. In alcuni casi raggiungono gli 80 centimetri di diametro, in alcuni paesi equatoriali il metro di larghezza. Sono quindi dei veri e propri pannelli. Questo gli consente di raggiungere un Guinness World Record, quello dell'albero con la crescita più veloce al mondo. In media cresce 2-3 centimetri al giorno. Nelle stagioni più calde, essendo una pianta eliofila che adora il sole e la temperatura, arriva a picchi di 7-8 centimetri al giorno, quindi letteralmente quasi la vedete crescere. È una pianta multifunzione e detiene tanti record. La crescita, abbiamo detto, è veramente rilevante. Ecco, qui in queste foto reali vedete nell'arco di una singola stagione, quindi da fine marzo inizio aprile, la crescita della stessa pianta. Nell'ultima slide vedete il mio socio e cofondatore, dottor Daniele Berruti, che sfiora l'altezza di 1,80 m, e quella è la pianta, quando l'abbiamo messa era 40 centimetri, ha raggiunto e superato i 4 metri. In Piemonte, che è una zona abbastanza fredda, in alcuni campi con le condizioni idonee, piantini di 20 centimetri hanno raggiunto i 5 metri. Quindi non lo diciamo più, diamo i piantini a chi è incredulo, glieli facciamo crescere davanti alle case perché è veramente strabiliante. Qui vi ho portato anche un campione. Qui ci sono gli anelli di crescita, no? Sin da bambini li guardavamo, è semplice vedere il raggiungimento di un diametro intorno ai 35 centimetri nell'arco di 5-6 anni. Nella diapositiva dietro vedete il raffronto con un abete di 35 anni. Capite che in questi momenti di cambiamenti climatici repentini occorrono soluzioni veloci da applicare in zone problematiche del pianeta, magari semidesertiche, e mettere alberi maestri che crescono velocissimi e impediscono la desertificazione del terreno grazie a un'ombreggiatura che riescono a garantire in breve tempo. Un'altra cosa straordinaria che fa, grazie alla rilevante capacità estrattiva, è quella di bonificare i suoli. Altri progetti che abbiamo portato a termine è stato proprio quello di mettere a dimora queste piante in discariche contaminate da sversamenti industriali o nelle discariche di edilizia. Immaginate i cittadini che vedono, una volta rimossi gli ingombranti superficiali,
crescere in un anno laddove c'era una discarica, una foresta tutta verde, che se ci si mette sotto non si vede il sole. Con queste foglie, che hanno anche tantissime altre caratteristiche importanti, quando cadono possiamo rigenerare il terreno e proteggere la rizosfera, che è quella parte di terreno prospiciente alle radici. Qui vedete uno scorcio di Parigi, la Tour Eiffel, e anche una pianta bellissima, virtutem forma decorat, si diceva, la forma decora la virtù, e ci regala questa bellezza, questa fioritura maestosa che dura oltre un mese, in alcuni casi un mese e mezzo, e che adorna le principali capitali europee, quindi da Parigi a Vienna, a Lisbona, Madrid, Roma e tantissime altre città, garantendo tantissimi servizi ecosistemici. Questa fioritura aiuta anche le api. La Polonia non ha bisogno di aiuti chimici o anticrittocamici, pesticidi che sono così letali per questa specie, le api, così importante per il pianeta. Possono lavorare indisturbate, la fioritura copre tutto l'arco temporale della vita di un'ape operaia e ci dà un miele che non è solo buono, paragonabile a quello di acacia, ma che ha delle proprietà medicamentose. Normalmente nelle convention mi dilungo sulle proprietà medicamentose, ma avendo a fianco la punta di diamante della ricerca medica, il professor Matteo Micucci, farò un excursus velocissimo. Principali filoni: proprietà antivirali e antibatteriche, proprietà antitumorali, proprietà anti-age. Questo invece è un tema che è molto interessante, che è l'alimentazione animale. Abbiamo qui presente in prima fila il dottor Roberto Pons, che cura il progetto FAB, un progetto importantissimo per quanto riguarda l'allevamento animale. Le foglie di Paulonia sono non solo un ottimo foraggio, ma anche un integratore in grado di rafforzare il sistema immunitario degli erbivori nel settore avicolo. Qui mi soffermo un po' di più perché questa è la caratteristica che sin da bambini noi ambientalisti sognavamo potesse esistere un albero così, che tagliato alla base ricrescesse più robusto di prima, più forte, tondeggiante e più volte. Quindi ciclicamente l'albero di Paulonia può essere tagliato e ricresce ogni volta più robusto. E questo è importante, perché attraverso la fotosintesi tutti gli alberi, e la Paulonia, come è stato detto, 10 volte di più rispetto a un albero comune, sottrae il carbonio attraverso la fotosintesi e lo mette nel suo legno. Metà degli atomi che costituiscono il legno sono atomi di carbonio. Quindi l'intento è stoccare la CO2 nel medio-lungo periodo. Non c'è nulla di meglio che le costruzioni per attuare questo scopo. È un legno anche che si vernicia molto bene, con delle belle venature. Qui al centro vedete una sala meeting progettata appunto dall'architetto Giancarlo Zema, che vuole essere uno spazio rilassante di scambio e di ossigenoterapia. A destra vedete il semilavorato, con il quale si possono fare per esempio gli interni delle case, perché ha delle proprietà fonoassorbenti, delle proprietà coinventanti, non produce VOC, ha un'ottima cassa di risonanza, si possono fare degli strumenti musicali. La chitarra di Jimi Hendrix della Fender era in legno di Paulonia. Ha anche poca dilatazione spaziale, per cui è ottimo per fare gli infissi, ed essendo molto leggero è utile per gli interni dei mezzi di trasporto, perché tutto quello che è leggerezza si traduce in risparmio di carburante.
ecco quindi che tutte queste caratteristiche la rendono importantissime per azioni concrete ed efficienti. Si fa tanto parlare di ambiente, però ci vogliono soluzioni veloci ed efficaci. Vi ringrazio per l'attenzione. Desidero